Rieccoci ragazzi sul mio canale. Oggi vedremo il quinto video di questa serie impianto dalla A alla Z, un 12 volt 3 kW di potenza. Oggi vedremo la conclusione di questo pacco batterie che è stato compresso, è stato chiuso, è stato posizionato all'interno di questo carrello trasportabile, le cui ruote possono essere tolte per posizionarlo nei vostri appositi camper, caravan o barche a vela. Questo è il carrellino terminato, dove ho fatto anche la possibilità di aprirlo, dopo vi spiegherò tutti i dettagli. Buona visione e iscrivetevi al canale. Partiamo quindi con i posizionamenti. Questo è il polo positivo, il cavo esce e va a questo fusibile ripristinabile. Questo è il Bluetooth che comunicherà con il nostro telefonino. Questo è l'equalizzatore attivo che vi avevo presentato, servirà a bilanciare, vedete che la luce è accesa proprio perché sta ancora lavorando e questo lavora quasi sempre. Questo è il BMS, quindi abbiamo la possibilità di gestire tanta corrente. I cavi, come vedete, sono stati legati molto bene, devono essere paralleli, non ci devono essere cavi che siano a crocchi, ma ci devono essere condizioni pulite dove gli appositi cavi, quando dobbiamo fare manutenzione, devono essere posizionati bene. Questo è il B-, ovvero il cavo che si connette direttamente alla batteria. E questo è il P-, quello che si connetterà all'inverter e ai regolatori solari. Ora, praticamente il nostro inverter si connetterà col positivo qui e col negativo qua. Qui inoltre attaccheremo ogni sorgente, che possa essere regolatore di carica, piuttosto che, se abbiamo l'inverter ibrido, ci sarà un solo cavo che andrà qui negativo. Vi ricordo anche di posizionare i relè allo stato solido. Questi sono alcuni relè allo stato solido, hanno la caratteristica di consumare molta meno corrente dei relè classici e quindi questo è idoneo da 3 a 32 volt in corrente continua e potrà far passare fino a 100 ampere in corrente sempre continua. Una cosa importante è montarli sempre su a LED di raffreddamento, come in questo caso, in modo che possano raffreddare, visto che, come tutte le apparecchiature solari, hanno anche una condizione di surriscaldamento. Questi serviranno a salvare il regolatore di carica nel caso in cui il BMS, precisamente il P-, che è il meno comune sia all'inverter che ai regolatori di carica, vada a staccarsi, ovvero il BMS vada a staccare per proteggere l'impianto da tutte le varie funzioni di protezione che ha in esso, quali ad esempio la sovraccarica, la sovrascarica, qualche anomalia. Lui staccherà il polo negativo e noi vorremmo salvare il regolatore di carica, perché sappiamo che se il pannello viene ad alimentare il regolatore di carica senza essere connesso alla batteria, potrà esserci un problema serio. A volte no, quindi non è una prerogativa che può accadere sempre, però basta una volta per rovinare un'apparecchiatura. Come dicevo all'inizio del video, ho fatto questo carrello apribile in modo che si possano verificare tutte le connessioni, tutti i cavi che sono stati posizionati, se si devono pulire, insomma, per un controllo antipolvere, insomma tutto quello che può essere una manutenzione. Ma prima ancora di questo, per evitare che oggetti metallici come chiavi inglesi mentre stiamo lavorando vadano accidentalmente a cadere sul nostro impianto, mettendo in corto polo positivo e negativo e facendo un disastro. In questo modo abbiamo la totale protezione di tutte le connessioni tramite questo spesso legno, come vi avevo fatto vedere nel video precedente. Qui abbiamo tutto posizionato, apribile, con cerniere che vanno a chiudersi precisamente sul carrello e abbiamo praticamente questa condizione di totale agibilità e nel contempo di protezione delle batterie. Visto che abbiamo completato l'impianto, abbiamo posizionato il BMS e l'equalizzatore attivo. Vi ricordo che l'equalizzatore attivo non ha bisogno di nessun settaggio perché lavora in automatico prelevando corrente da una cella all'altra. Il daily, il BMS, invece ha bisogno di settaggi e adesso vedremo come fare. Innanzitutto le connessioni. Noi avremo, visto che questo è un 12 volt, un polo
negativo e 4 positivi. Nell'equalizzatore attivo avremo un polo negativo e altri 4 poli colorati. Andiamo a vedere da vicino le configurazioni. Dal BMS, vedete, partono 4 cavi rossi e uno nero. Questo nero è il polo negativo. Ora dall'equalizzatore parte un cavo nero e poi 4 cavi, di cui solo uno è rosso. Ora, a noi non interessa tanto il colore quanto la posizione. Ora, questo nero meno e questo nero meno andranno collegati insieme con i terminali e andranno posizionati esattamente dove c'è il polo negativo della batteria insieme al B- del BMS. Quindi tutti i meno, che sono 3, questo grosso e gli altri 2 di bilanciamento, andranno posizionati insieme. Ora, che fare degli altri cavi? Andranno a cascata, cioè qui vedete che abbiamo vicino al nero abbiamo i 4 cavi rossi che possiamo chiamare 1, 2, 3, 4. Bene, questi andranno posizionati dopo che siamo stati col meno sulla batteria, andranno posizionati esattamente rispettivamente al polo positivo 1, 2, 3 e 4. Quindi l'ultimo cavo sarà l'ultimo polo positivo. Qui riusciamo a vedere dall'interno i 2 poli negativi che sono stati uniti insieme in quello che è il polo negativo generale. Vedete, qui c'è il BMS e questi sono i 2 negativi. Questo polo, dato che queste batterie sono in parallelo, è un solo polo negativo. Ora, il numero 1 dei rossi andrà connesso qui, perché questo è il primo polo positivo di fronte al negativo. Chiaramente qui sono 2 batterie in parallelo, quindi voi ne vedete 4 di celle, ma è come se fosse una, anche se ci fosse una cella sarebbe avvitato qui. Allora, questi 2 fili cosa sono? È il primo rosso del BMS e il primo, in questo caso verde, dell'equalizzatore attivo. Quindi polo positivo è questo. Andiamo quindi all'altro polo e metteremo un altro cavo rosso e il cavo giallo, che sono esattamente il secondo del BMS rosso e il secondo colorato dell'equalizzatore. Poi andiamo al terzo polo e metteremo il terzo cavo rosso del BMS e il terzo cavo dell'equalizzatore, in questo caso bianco. E poi alla fine ci sarà il polo positivo primario che va all'inverter e poi ci sono i 2 cavi rossi che sono del BMS e dell'equalizzatore attivo. Questo è quello che avviene, quindi può ingannare perché c'è più meno, ma a noi non inganna perché noi sappiamo che le 4 celle 12 volt sono 1, 2, 3 e 4. Quindi il passaggio è 1, 2, 3 e 4. Questi sono i negativi, primo negativo, quindi positivo, e lo mettiamo qua. Poi siamo su questo che è il secondo polo positivo, poi su questo che è il terzo polo positivo e questo è il quarto polo positivo. Questa è la configurazione e non si può sbagliare. Se andiamo a vedere di fatti i colori, vediamo che i rossi sono tutti del BMS, mentre gli altri erano i colorati. Partendo dal nero dell'equalizzatore attivo, andiamo avanti con il verde, giallo, bianco e l'ultimo rosso dell'equalizzatore attivo è quello che verrà posizionato poi nell'ultimo polo positivo. Ora vedremo tutta la configurazione del BMS in modo da farlo lavorare per proteggere le batterie e per dare la massima efficienza. Innanzitutto dovete scaricare questa app, nel caso dei daily, è Smart BMS. Quest'app serve a creare tutte le configurazioni appunto dal telefonino. Adesso vi farò vedere la diretta dove cliccando sull'app andremo ad aprire quella che è la videata che ci appare. Noi, una volta che avremo installato il BMS, vedremo il numero del nostro Bluetooth e cliccheremo su di esso. Aprirà la connessione con il BMS e potremo vedere tutti i dati che io ho sintetizzato su questa lavagna.
Perché ho fatto una sintesi? Perché li vedremo tutti dal telefonino, ma questi saranno quelli più importanti. Altri dati sono relativi. Allora, qui ci dà il SOC, cioè lo State of Charge, è una percentuale della batteria. Non è affidabile, in quanto nel tempo e nell'utilizzo questo SOC cambia. Ed è pericoloso questo errore che purtroppo c'è in questi BMS. Perché? Perché anche il SOC dà una protezione e quindi se abbiamo una batteria inferiore e lui la segnala come superiore, nel momento in cui andiamo in overcharge, lui può andare in protezione. Ecco perché in tutti questi apparati, partendo dai Voltronic, arrivando ai Daily, c'è sempre qualcosa che non va. E qui è importante il fai da te, perché dobbiamo andare a trovare soluzioni, in quanto parlando con 5, 7, 10.000 km di distanza non riusciamo a uscire dai problemi. Ora, il concetto è questo. Come si ovvia questo? È un escamotage. Bisogna mettere una capacità della batteria superiore. Invece di 300 A o 280 A, mettete 400. Non sarà mai carica nel SOC e non sarà mai scarica. E quindi ogni tanto andate a verificare questo dato. È una cosa che spero risolvano i produttori e magari via etere ci manderanno gli aggiornamenti, perché chiedere aggiornamenti è quasi impossibile. Detto questo, andiamo avanti con tutti i dettagli delle visualizzazioni. In questa prima videata stiamo vedendo la sintesi di quello che il BMS sta visualizzando. In questa videata abbiamo questa prima immagine che si riferisce al massimo voltaggio, cioè una cella si trova a 3.618 volt. Questa è la cella che si trova al minimo, cioè 3,578. Questa è la media delle celle e questo è il delta, cioè tra la prima e l'ultima ci sono 40 millivolt. Ora, sono pochi, non sono tanti, ma sono 40 millivolt perché io adesso sto facendo la prima carica, l'equalizzazione di tutte le celle in parallelo e quindi come vedete i voltaggi sono molto alti, le tensioni sono a 361, questo non andrà mai fatto perché le celle poi al mantenimento dovranno rimanere controllate e lo vedremo poi con tutti i dettagli di qual è l'ottimizzazione della carica delle batterie, dovranno rimanere a 340, 342, 344. Sempre su questa videata, nella parte inferiore, vediamo che c'è un sensore di temperatura, che è esattamente quello che è montato sul BMS. La temperatura che segnala è 30 gradi. Ricordo una cosa fondamentale, nel BMS c'è un sensore di temperatura che non serve a misurare la temperatura delle batterie, perché le batterie potrebbero essere all'interno anche a 30, 40, 50 gradi, ma questa è la misurazione di ciò che sta avvenendo intorno alle batterie, cioè le batterie sono in un ambiente che si trova a 30 gradi. Difatti il sensore di temperatura è all'esterno rispetto alle batterie. Ecco perché la funzione sua primaria è quella di evitarci di far lavorare le batterie quando sono ad esempio a 0 gradi. Qui vediamo invece le 4 celle, in questo caso 12 volt. Se avessimo avuto un impianto a 48, queste celle sarebbero state 16. E qui vediamo la cella singola e la relativa tensione. Vedete che sono diverse perché più in alto andiamo, avvicinandoci al 365 che è il massimo col quale bisogna caricare le LiFePO 4, abbiamo una piccola discrepanza. In dettaglio abbiamo la seconda e la quarta abbastanza vicine e la prima e la terza abbastanza vicine. Adesso con questa prima equalizzazione che farò porterò tutte le celle a 3,60 volt. Ricordo che non è il BMS che decide a quanto arrivano le celle, ma è il regolatore di carica solare. In questo caso, dato che sono attaccate al mio alimentatore stabilizzato, è lui che è stato impostato a 14,4, che significa 3,60 per ogni cella. Gli ampere che stanno entrando adesso sono veramente pochissimi, sono 0,200 mA e pian piano andranno a equalizzare al pari tutte le celle. Andiamo a vedere adesso l'altra videata. In questa videata vediamo una cosa fantastica che tutti coloro che acquistano batterie al litio vorrebbero sempre vedere.
Dopo aver equalizzato in parallelo tutte le celle a 360 e averle lasciate 2 giorni a riposo, comunque con equalizzatore attivo e BMS connesso, abbiamo le 4 celle tutte perfettamente a 3,515 volt. È una cosa meravigliosa che fa capire quanto l'acquisto sia stato di qualità. Dopo 2 giorni abbiamo una parificazione totale delle celle. Passiamo invece adesso alle videate in lavagna, dove andremo a vedere nei dettagli tutte le impostazioni sia fondamentali che quelle extra, che sono comunque utili per coloro che sono all'inizio di questo viaggio verso le LiFePO 4. Per analizzare quindi tutti i dettagli dobbiamo passare da questa prima finestra che ci appare appena accendiamo il Bluetooth a quella dei settaggi. Qui avremo tutta una lista di settaggi che andiamo a vedere dettaglio per dettaglio. Il primo è esattamente questo, Cell Volt Eye Protect. Qui il BMS, quando la cella, una sola cella, anche una sola cella, dovesse arrivare a un livello esagerato, il BMS sgancerebbe tutto per proteggere le batterie. Vi ricordo che chi stabilisce dove debbano arrivare le celle non è il BMS, ma è il regolatore solare. Anche negli inverter ibridi, il regolatore solare interno stabilirà a quanto devono arrivare le celle, e devono arrivare a 340 se vogliamo essere un po' conservativi, a 342, 43, 44 massimo. Oltre i 344 le celle cominciano a sbilanciare. Quanto sbilanciano? A volte anche tanto. Se abbiamo 100 ampere di batterie e abbiamo 3 kW di pannelli fotovoltaici, il momento in cui da una nuvola appare improvvisamente il sole e noi siamo già carichi, potrebbe accadere questo sbilanciamento. Ecco che il BMS va a proteggere le batterie. Il parametro consolidato e in base ai test da me effettuati risulta essere 3,75. A questo punto con 3,75 volt e il regolatore sarà a 3,40 o 44, abbiamo l'ottimizzazione nell'uso della batteria e la protezione nel caso che qualcosa vada storto. La seconda voce che troviamo sempre nella pagina dei settaggi è esattamente Cell Volt Low Protect, ovvero il contrario della precedente. Il BMS non permetterà che la batteria vada usata e consumata sotto certi livelli, perché sappiamo che se scende sotto i 2,5, 2,3, 2 volt la batteria si rovina irreparabilmente. Quindi la soglia che stabiliamo è 2,5 volt per cella. A questo punto, se dovesse arrivare a questa soglia, il BMS, come la soglia precedente, sgancerebbe tutto. Ricordiamoci quindi che l'inverter, che sia un ibrido o no, va mantenuto all'interno di questi parametri. Se non vogliamo mai arrivare a 3,75, posizioneremo l'impostazione del regolatore di carica a 3,40, 3,44 se vogliamo far durare di più la batteria o se vogliamo usarla al massimo. Se invece al contrario vogliamo scendere consumando la batteria, imposteremo l'inverter, cioè colui che assorbe, a 3 volt. Quindi l'inverter andrà a 3 volt. In questo modo avremo anche lì una certa longevità della batteria. E se vogliamo utilizzarla appieno possiamo fare anche 2,9 o 2,8. Ma ricordate che da 3 a 2,5 ci sono pochissimi ampere da guadagnare e da 3,40 a 3,65 ci sono pochissimi ampere che possiamo mettere all'interno della batteria. Quindi per giocare così in alto a 3,65 e 2,8 andiamo a usare appieno la batteria, quando invece a 3,40 e 3 volt abbiamo un'ottimizzazione, regolatore di carica massimo 3,4 a cella, inverter consuma fino a 3 volt per cella. A quel punto abbiamo impostato questi due parametri sopra e sotto le soglie che ci interessano, la nostra batteria durerà tanto e al di là di tutti i picchi e le oscillazioni che possono esserci, il BMS non dovrebbe mai intervenire. Le successive voci le vediamo direttamente dal telefonino, sono la Sum Volt Eye Protect, la calcola in automatico, cioè 4 celle per la somma
di questa protezione che è la massima fa 15 volt. E per quanto riguarda il 250, 4 celle moltiplicato per 250 fa la somma della massima protezione per il basso voltaggio, cioè 10 volt. Questi sono due parametri che vengono scritti in automatico dal nostro BMS, cioè la somma delle celle quando arriva a 15 volt, anche se le celle sono sbilanciate, stacca, e quando arriva a 10 volt inferiori stacca. Quindi questi sono i parametri nel caso di un impianto a 12 volt dove il BMS lavorerà con le impostazioni massima e minima che abbiamo programmato. Nel prossimo parametro vediamo la difference volt protection, cioè tra celle si creano delle differenze. Qual è la differenza massima che facciamo tollerare al BMS? Bene, di serie c'è scritto 0,25. Ora possiamo lasciare questo se abbiamo un pacco batterie significativo, o possiamo anche innalzarla. È tanto perché le celle non dovrebbero mai andare oltre 0,250 mV. Se lasciamo 0,25 può andare bene. In questa videata vediamo due settaggi importanti. Il primo, Charge over Current Protect, cioè il nostro BMS quanti ampere può caricare al massimo. Io ho messo 75 perché è scritto nel manuale. E quanto possiamo scaricare, quindi Discharge over Current Protect. Questo è un BMS da 150 ampere, 12 volt. Quindi questi parametri sono stati settati in questo modo. Una cosa importante, a volte in queste impostazioni c'è chi aumenta leggermente i parametri per andare a permettergli al BMS di lavorare un po' più in alto. Questo però è una cosa che se volete fare è a vostro, diciamo, rischio e pericolo. Allora, come si cambiano i parametri all'interno del BMS? Bisogna cliccare Enter, scegliamo un parametro nuovo, ad esempio 170 ampere, e facciamo Set. Lui ci aprirà in automatico la porta delle password 1, 2, 3, 4, 5, 6, è esattamente il codice per i daily. Schiacciamo ancora Set e abbiamo la trasformazione da 150 a 170. Questo è come si fanno tutte le modifiche, ma facciamo attenzione a non fare modifiche che possono poi invece rovinare gli apparati. Bene, dai parametri che riguardano la protezione passiamo alla prossima videata che riguarda le caratteristiche delle celle. Qui abbiamo i primi tre parametri che sono quelli facilmente intuibili, ovvero tipo di batteria, questo metteremo l'IFEPO4. Capacità, metteremo in questo caso 320 A, possiamo mettere 280 A o 200 A, che sono esattamente le batterie che abbiamo acquistato. E il riferimento al voltaggio della cella, le LiFePO4, sono 3,2 volt. Quindi questi parametri sono molto facili e intuibili. Ragazzi, questo parametro è incredibile, lo sleep waiting time, cioè il momento in cui il BMS va a riposo. Ho dovuto fare analisi, ricerche, questo mi ha fatto sudare 18 camicie, perché poi ho scoperto da un'università americana che 15.300 secondi sembra l'impostazione ideale per non permettergli di andare a riposare. E allora, pur non sapendo nei dettagli che cosa significasse, l'ho impostato e in effetti per giorni e giorni continua a funzionare senza che lui debba andare in arresto. E questa è una cosa importante, meno male, fortunatamente l'ho scoperta e ci tengo anche a comunicarla a voi. Prima di passare al SOC, analizziamo questi altri due parametri, cioè quando devo cominciare ad aprire il bilanciamento, io ho impostato 3,1 volt. Quando il BMS vede che le batterie stanno salendo a 3,1 volt, comincia a bilanciare. E quando vede che ci sono almeno 2 millivolt di necessità. Questi sono soggettivi, possiamo mettere qualcosa in più qua e possiamo mettere anche qualcosa in più qua. Ma io vorrei che il mio BMS lavorasse alla massima efficienza, quindi queste due impostazioni le ho fatte così.
Adesso passiamo a questo parametro che è il punto dolente dei daily. Bene, il SOC non l'abbiamo deciso noi, ma in automatico lui lo posiziona a una percentuale in funzione della capacità delle batterie. Mi spiego meglio. Se qui abbiamo messo 320 ampere, lui stabilirà che il SOC, lo stato di carica, ecco, state of charge, lo stato della carica delle batterie, si trova esattamente a 86%. Ora, questo è quello che doveva essere secondo il progetto, però c'è un difetto in questo software e difatti questo SOC, questo state of charge, nel tempo cambia senza che noi cambiamo la capacità delle batterie e questo è un problema. Perché? Perché lo stato di carica, che vediamo bene anche nella prima pagina, cioè in quella primaria, lo stato di carica era gradevole, era piacevole se fosse rimasto così, cioè questo è l'86%. Ma senza utilizzare la batteria, o meglio utilizzandola anche poco e da un giorno all'altro, questa lancetta può salire o scendere. Questo è un problema perché lo stato di carica, lo state of charge, è anche un'emergenza, cioè se noi andiamo con la batteria oltre il 100%, lui stacca e se lo state of charge arriva a zero, lui stacca dandoci prima degli allarmi. Allora, come si ovvia a questa stranezza? Si ovvia in questo modo, che è un ripiego, chiaramente io spero che nel tempo vadano, come ho detto prima, a cambiare il software. Allora, se noi abbiamo nella batteria 320 ampere, ebbene, clicchiamo su Enter e impostiamo ad esempio 450 ampere. Set. A questo punto la nostra batteria per il BMS è diventata 450 ampere. Se andiamo allo stato di carica, vediamo che non è più quello di prima, 86%, ma è diventato il 61%. E se andiamo ancora nella videata principale, vediamo che la batteria ha una carica inferiore, vedete? A questo punto ho il 61% di carica, ho la batteria che non è come dovrebbe essere qua, ma è meno, e quindi non andrà mai tendenzialmente oltre il 100 e chiaramente essendo più capiente, fintamente più capiente, non andrà mai a zero. Ora questo è un ripiego che veramente non è normale, non è piacevole, è un adattamento al quale dobbiamo sottostare perché il software ha una problematica. Io sono in contatto adesso con le fabbriche per cercare di far capire l'importanza di questo e con l'enormità di difficoltà che ritrovo ovviamente nella lingua. Come avete visto, amici del canale, ci sono sempre un po' di problematiche da risolvere. C'è chi dice con le piombo era più facile, avevamo due cavi e basta, però avevamo un sacco di problemi sulla longevità. Qui con le litio abbiamo veramente potenza pura, longevità. Nei prossimi video vedremo anche quanto veramente possono durare le litio trattate in maniera ottimale. Adesso volevo parlare di una cosa importante che ho dovuto impostare su questo BMS, ovvero su questo pacco batterie bello e pronto, e viene raffigurato da questo disegno che adesso vi zoomo per andare a capire come far partire, ovvero come dare lo start al BMS, perché quando abbiamo attaccato tutto proviamo le tensioni, vediamo che il BMS non si connette al Bluetooth del telefonino e non alimenta nessun inverter. Ebbene, c'è una semplice procedura da fare, non sempre, questa è un'altra ansia, perché a volte funziona, a volte no, però con questa procedura, nel caso non funzionasse, possiamo far partire, ovvero attivare il nostro BMS. Andiamo con la lavagna. Ebbene, qui ho raffigurato in maniera molto schematica il BMS, un alimentatore a 14 volt, possa essere quello per auto piuttosto che il solito mio alimentatore stabilizzato, e questo è il nostro pacco batterie litio che si può trovare a 13,7, 13,6, 13,5 volt. A questo punto, per far partire il BMS dopo che abbiamo fatto tutte le connessioni, noi dobbiamo operare in questo modo, ovvero connettere il B- alla batteria meno. Dopodiché
dobbiamo misurare con un tester la tensione che c'è tra il polo positivo e il polo negativo della batteria. Qui ci sarà sicuramente 13,7 volt. A questo punto misuriamo anche la tensione che c'è tra il polo positivo e il P-. Qui dovrebbe esserci 13,7 volt. Spesso non c'è, quindi tra questo punto, polo positivo della batteria, e il P-, se non c'è 13,7, a volte può esserci anche 8-9 volt. A questo punto c'è qualcosa che non va. Cosa facciamo? Prendiamo il nostro alimentatore stabilizzato e mettiamo il più in contatto con il più della batteria e mettiamo il meno in contatto con il P-. A questo punto il BMS sentirà una carica, cioè la volontà di caricare la batteria, e dopo 1-2 secondi lui si attiverà. Quindi attiveremo il BMS semplicemente perché abbiamo messo il positivo sulla batteria, il negativo là dove andrebbe il regolatore di carica, dove andrebbero i pannelli solari. Questo farà partire la carica del BMS e lui si attiverà. In questo modo vedremo che rimisurando la tensione sul polo positivo della batteria e il P-, dopo che abbiamo staccato l'alimentatore, dovrà essere 13,7, cioè la stessa che rileveremmo attaccando direttamente la batteria al meno e al più. Ragazzi, questo video è stato sudato perché in realtà ho dovuto fare un sacco di ricerche, un sacco di test e difatti, come avete visto, ho tardato un attimo per la pubblicazione perché ho dovuto montare, smontare, provare. Comunque è stato piacevole essere utile se l'avete apprezzato. Nel prossimo video, ragazzi, ci sarà il bestione, questo inverter con trasformatore toroidale da 3 kW fissi e 9 kW di spunto, sempre con la tensione a 12 volt. Io amo particolarmente la tensione a 12 volt, ma ovviamente quando superiamo i 3 kW dobbiamo andare con la 24 o la 48 per evitare anche cavi troppo grossi. Fino a 3 kW io consiglio la 12 volt e si lavora benissimo. Il prossimo video, dicevo, sarà molto importante, significativo, tutte le configurazioni dell'inverter, e ci sarà anche un grafico che mi è costato una settimana di lavoro dove ho raffigurato tutto l'impianto fotovoltaico con tutti i componenti: batterie, inverter, BMS, equalizzatore, ci saranno i regolatori di carica solari della ePever, i relay SSR, ovvero i relay allo stato solido, i fusibili, tutto raffigurato in un grafico veramente fantastico che spero ovviamente apprezzerete. Vi darò una piccola anticipazione, però permettetemi, la dovrò nascondere con le mani perché ci sono sempre quelli che fanno il fermo immagine e mi rubano di tutto. Questo sarà il grafico che spiega nei dettagli come si costruisce dalla A alla Z un impianto fotovoltaico. Al prossimo video non perdetelo e buona visione, ragazzi!